Amici YouTube, ritrovati sul canale di Parfait. Oggi sul banco abbiamo un piano cottura a induzione della Candy modello C642 CTT. Il problema di questo piano cottura è che quando noi lo colleghiamo alla corrente il piano cottura fa saltare il differenziale. Se ora vado a collegare il piano cottura a induzione, si accende, ma dopo un po' scatta il differenziale. Ora vado a staccare l'alimentazione e riavviare il differenziale. Ecco qua. Ora andiamo a smontare il nostro piano cottura a induzione e vediamo qual è il problema. Per smontare il piano cottura a induzione ci sono 9 viti poste lungo i 4 lati del nostro piano cottura. Sono 3 da questo lato, 3 dall'altro. Per tutto il perimetro ce ne sono 9. Ce ne sono 12, scusate. Ora andremo a togliere il vetro e poi a verificare se è un problema di scheda di alimentazione oppure gli induttori che sono in corto. Ecco come si presenta il nostro piano cottura della Candy a induzione appena smontato. Abbiamo l'ingresso della corrente, poi ci sono due relè, in più ci sono 2 fusibili posti qua, in più si va avanti, poi ci sono le uscite che vanno ai 2 induttori di sinistra e i 2 induttori di destra. Più avanti abbiamo la scheda di alimentazione vera e propria, che poi porta corrente sia al display che alle 2 schede degli induttori posta, una qui sotto e uno dall'altra parte. Quindi abbiamo 3 schede principali, quella che ci fornisce l'alimentazione, che è questa qui, poi ne abbiamo 2, una lato sinistro e una lato destro, dove vengono alimentate i 4 piani a induzione. I due piani a induzione da un lato hanno una loro alimentazione, a destra i 2 di destra ne hanno un'altra. Ora ho già staccato i 4 piani a induzione dalla scheda per vedere un attimino se se dando corrente al piano cottura il differenziale salta oppure rimane tutto invariato. Vediamo un attimino. Questa è una prima prova che va fatta, quindi per capire se il corto è sulla scheda bisogna dare alimentazione facendo sempre attenzione. In questo caso abbiamo il piano cottura senza vetro, quindi ogni parte che andiamo a toccare rischiamo di prendere una scossa. Quindi ora ho già staccato i 4 piani di induzione, come dicevo prima. Colleghiamo l'alimentazione, ok, e il differenziale non stacca, quindi presumo che il corto sia su una parte su una parte dei piani degli induttori, quindi o da questa scheda qui o dall'altra. Stacco la corrente. Ora una prova che bisogna fare è collegare uno alla volta i connettori dei 4 piani a induzione. Quindi prima collegheremo questo qui, daremo corrente al piano cottura, vediamo se il differenziale scatta. Se questo non avviene, facciamo un'altra prova sul lato sinistro per vedere un attimino se il difetto è concentrato, se il problema è concentrato su questa parte qui. Ho appena collegato gli altri 2 Faston, vediamo un attimino che succede. No, quindi anche questa uscita qui che va ad alimentare la parte sinistra è in perfette condizioni. Quindi andiamo a smontare ora il
la scheda posta sotto l'induttore. Ok, abbiamo collegato i due faston, diamo corrente, ecco qui, il problema si è ripresentato, quindi il problema è sulla parte, su questa parte qui, quindi su questa scheda qui che è in corto e fa abbassare il differenziale. Allora, effettuato altre prove, ho invertito i due induttori e il differenziale salta quando vado a collocare l'induttore qui, che sia quello sopra o quello sotto, quindi il guasto è sulla scheda perché i due induttori non sono interrotti. Ho misurato i due induttori con il tester, mettendo il tester in ohm, se il valore è sotto i 0,5 ohm non c'è nessuna interruzione sugli induttori, per questo siamo sicuri che gli induttori a questo punto non sono guasti, ma il problema persiste sulla scheda, quindi vado a smontare la scheda e a verificare nel dettaglio il possibile guasto. Ecco amici la scheda banco, abbiamo il nostro multimetro in modalità continuità, andiamo a verificare ora dove potrebbe essere il guasto. Sotto abbiamo il ponte di Kretz più i due IGBT. L'IGBT viene usato per le commutazioni in alta potenza. Quando si guasta può portare dei corti sulla scheda. Andiamo a verificare un attimino, poi andremo un attimo a dissaldare per verificare meglio se il problema è questo qui. Vediamo un attimino. Sì, abbiamo un corto netto, mentre sull'altro è ok, quindi il problema potrebbe essere proprio l'IGBT. Andiamo ora a dissaldarlo e a provarlo e a testarlo sul banco. Allora andiamo a misurare ora l'IGBT tolto dalla nostra scheda. Vediamo un attimino. Innanzitutto controlliamo se c'è corto sulla scheda ancora. No, non abbiamo nessun corto. Vediamo l'IGBT. Sì. Il problema è proprio lui, l'IGBT. È un M30SR5. Andiamo a sostituirlo e poi a verificare il funzionamento del nostro piano cottura. Allora amici, andiamo a installare il nuovo IGBT, che è questo qui. Andiamo prima a pulire la parte del dissipatore, perché andremo a mettere la pasta termica in modo che il colore venga dissipato meglio quando il piano induzione è acceso. Ok, non bisogna mai esagerare con la pasta termica perché può avere l'effetto contrario. La pasta termica che utilizzo è questa qui della Delco, la si trova anche su Amazon. Dissipa una temperatura dai 0 gradi fino ai 250, quindi a voglia. Ecco qua, una volta assicurato che sia fissato completamente, andiamo poi a saldare il nostro IGBT. Temperatura sui 350 gradi, stagno,
pasta saldante. Andiamo a stringere ancora di più il nostro IGBT sul dissipatore in modo che rimanga aderente al dissipatore. Ok, andiamo a ripulire la parte sporca con dell'alcol isopropilico. Infine controlliamo che ci sia collegamento tra le saldature e i pin del nostro IGBT. Ok, saldature perfette. Ora rimontiamo la scheda sul nostro piano induzione e andiamo a testarlo. Allora, ho collegato il tutto, ora andiamo a testare il nostro piano induzione. Vediamo un attimino. Perfetto, il nostro differenziale non salta. Ora andiamo a rimontare il vetro e a testare poi con una pentola il nostro piano induzione. Da specificare una cosa: prima di montare il vetro del piano induzione, vi conviene mettere un po' di pasta termica che avete utilizzato per l'IGBT anche sugli induttori, quindi uno qui ai 4 lati. Perché su ogni induttore ci sta un sensore di calore e quindi se la pasta si secca il sensore non rileva l'alta temperatura, e quindi se qualora ci fosse un'anomalia non può andare in protezione. Quindi vi consiglio di ripristinare la pasta anche sui singoli induttori. Allora, vetro montato sul nostro piano induzione, collegato all'alimentazione. Ho messo una pentola sopra, un padellino con un po' di acqua per fare un piccolo test. Accendiamo il piano induzione. Piano induzione acceso. Accendo la parte sinistra che è stata riparata. Ecco qua. Piano induzione perfettamente funzionante. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Intanto tocchiamo l'acqua. Sì, è già bella calda. Un ultimo consiglio che vi posso dare: non lavorate al massimo con i piani a induzione, cioè non sforzateli sempre, perché la rottura dell'IGBT può essere stata causata in questo caso da un utilizzo a massima potenza dell'induttore.